Hola bestiole, è quel momento del mese. No, non quel momento, ma quel momento. È il momento delle raccomandazioni o dei preferiti, insomma, questo diciamo che è più un preferiti del mese. Ne ho talmente tanti che non sono nel mese, sono tipo dei passati mesi, perché traduco dall'inglese. Sono i preferiti di questi mesi e ho dovuto addirittura fare 2 video. Infatti ci sarà un video per quanto riguarda le serie televisive, i film e i libri, e un video per quanto riguarda i vestiti, l'health and beauty, il cibo, i posti, le cose che sono successe, le collane e tutto il resto della roba, tutto il resto dei miei preferiti. E ho una piccola novità. E nel frattempo, let's get into it. I miei preferiti di questo mese per quanto riguarda i libri devo citare un autore, ed è per l'appunto il fantastico genio di Matt Haig. Matt Haig è uno scrittore comunque del Regno Unito e ho cominciato a leggere i suoi libri, che lo sapete già, che ho letto The Humans, e io penso che non ci sia essere vivente che non possa, cioè, questo libro va letto, è un must, è un capolavoro. Io sono profondamente innamorata di questo libro, il modo in cui descrive l'umanità, in cui te la fa vedere, è veramente terapeutico. Ecco come trovo la scrittura di Matt Haig, terapeutica proprio. Infatti, parlando di terapie, uno dei libri di cui avrei voluto fare un video a parte per questo libro, però ho assolutamente dovuto parlare di Reasons to Stay Alive. Questo non è un libro di fiction, è una autobiografia praticamente. Per chi non lo sapesse, Matt Haig ha sofferto di depressione, attacchi d'ansia, attacchi di panico e tutto quel genere di disturbi, e l'ha riportati tutto quanto in questo libro, Reasons to Stay Alive. Questo libro vale come 2 anni di terapia, nel senso ti ci rispecchi talmente tanto e rivedi te stesso anche nei ragionamenti che lui ha fatto, che riesce a portarti in un qualche modo a sentirti capito e allo stesso modo a cercare quel qualcosa che ti possa dare una mano. E non saprei come spiegarlo, ma semplicemente questo libro prende la tua testa, la svuota e ti fa dire: ah cazzo, questo è tutto ciò che un libro sulla mental illness awareness dovrebbe fare. Lo consiglio vivamente a tutti quanti, è un libro che veramente, se solo fosse un po' più conosciuto, questo libro veramente sono soldi spesi bene, sono soldi che valgono la pena, e l'autore è una delle persone più gentili, semplici, e è semplicemente una bella persona. E il fatto che sia una bella persona, che abbia passato queste cose e che ne riesca a scrivere in questo modo, dà un kick. Semplicemente il suo modo di scrivere, a me piace moltissimo personalmente, e lui lo trovo un grandissimo autore. Quindi Reasons to Stay Alive è sicuramente un libro che va assolutamente tra la mia shelf dei preferiti. Bene, ho dovuto cambiare la scheda nel frattempo, ottimo. Appunto, per il fatto che parlavo di Matt Haig, devo parlare di Echo Boy. Echo Boy è la storia già più fantascientifica, quindi sul genere post-apocalittico, in cui c'è questo mondo, questa Londra del futuro, questo mondo del futuro in cui ci sono questi Echo, che sono dei servitori robotici, che non sentono nulla. C'è una guerra tra chi li vuole e chi non li vuole. Il fratello del padre della protagonista è il creatore degli Echo, il padre della protagonista li odia profondamente e non li avrebbe voluti, ne hanno voluto uno. Questo coso è andato in malfunzionamento e li ha ammazzati tutti, tranne la figlia. La figlia appunto è la protagonista del romanzo e finisce a casa dello zio, che è il creatore degli Echo. Da questo punto di vista si scopre che ci sono stati dei tramacci di sotto, quindi non è morto a caso il padre e neanche la madre, e chiaramente c'è di mezzo un ragazzo. E è molto bello perché i protagonisti, i personaggi sono tutti quanti molto veri, anche l'Echo protagonista, il ragazzo, quello che appunto è un Echo che è stato creato con il DNA umano, quindi può sentire eccetera eccetera, è un bel personaggio. Lei è molto viva come persona, e anche mi è piaciuto moltissimo il personaggio dello zio, devo essere sincera, ed è molto vero, molto plausibile, mi è piaciuto veramente tanto. A me Matt Haig piace tanto come scrive, e quindi sì, ecco poi il prossimo. Un altro libro che appunto mi sento di consigliare questo mese è quello che ho regalato anche a Roberta Grella, ovvero La ragazza che ha vinto il giveaway, ed è We All Looked Up. We All Looked Up è una storia che parla appunto di una terra che verrà colpita entro 2 mesi, se non sbaglio, da un meteorite. Questo cambia le dinamiche di tutta la vita di tutti i protagonisti.
che sono dei personaggi creati a regola d'arte. A me piacciono veramente moltissimo tutti quanti, con la loro background story, con il loro carattere molto particolare. Cioè è un carattere stereotipato in un certo senso, ma che te li fa sentire come veri, come se esistessero sul serio. E mi sono piaciuti moltissimo anche gli intrecci che sono stati tra di loro, alcuni personaggi sono veramente molto belli. E questo però li fa cambiare moltissimo la visione del loro mondo. Quindi cominciano a fare scommesse, cominciano a stravolgere le loro vite, cominciano a pensare a che cosa hanno fatto, a fare nuovi progetti, a finirli, a scappare, e semplicemente molto bella la dinamica dell'idea di avere una data di scadenza, che poi non è nemmeno sicura, perché appunto non è detto che il meteorite colpisca la Terra, è un tipo 90%, però tutti quanti pensano di morire prima, cioè bene o male, ok? E questo è stato molto interessante, lo consiglio, ha un sacco di frasi sottolineate dentro. Altro libro che consiglio è I Was Here, della stessa autrice di If I Stay. If I Stay è uscito anche il film. In ogni caso anche quel libro là è veramente molto 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 tenero, molto bello, nonostante la tematica sia stata magari un po' trattata e ritrattata, possa essere considerata banale. A me è piaciuto veramente tanto, mi ha emozionato, e il modo di scrivere di questa scrittrice è molto delicato, molto pieno di metafore, molto riflessivo, i personaggi sono molto... li senti molto, quindi li ho trovati tutti molto belli, ed è proprio per questo che ho adorato questo libro, perché qui Cody ha perso la sua migliore amica, ovvero Megan si è semplicemente suicidata, e ha mandato una lettera ai genitori e a lei dicendo di non preoccuparsi, che non è colpa loro, però il suo mondo è stato stravolto, e quindi diventa ossessionata da questa idea dell'amica suicidata, indaga su di lei, su quello che aveva fatto, sulle cose che non sapeva, e tramite questo indagare, oltre a scoprire delle cose varie che ci stavano di sottofondo nell'ambito del pianificare i suicidi, l'identità dei suicide, le cose del genere, fa anche un viaggio in se stessa, nella sua vita, nel suo modo di vedere le cose, nella sua famiglia, e il mondo che la circonda, il suo futuro, e questa ossessione che ha per questa sua migliore amica, che si paragonava molto spesso a una lucciola. Non posso dirvi molto di più perché altrimenti sarebbe tutto uno spoiler, questo libro è tutto uno spoiler, e semplicemente a me è piaciuto molto e ve lo consiglio. Un altro libro che mi sento di consigliare per questo fantastico mese è Knocking. Knocking però lo sto ancora leggendo, quindi posso semplicemente dirvi che per quanto riguarda la trama, Tizio ha bisogno di trapianto, gli viene fatto il trapianto, però con il trapianto lui si innamora della ragazza di cui il tizio trapiantato era innamorato, quindi insomma è una storia che si è un po' anche già sentita, però mi sta piacendo molto e non posso dirvi il giudizio finale, però per il momento lo sto apprezzando, quindi perché non consigliarvelo? E una reprise che vorrei fare per questo mese è appunto City of Bones, perché ho ricominciato a leggere Shadowhunters perché gli ultimi non mi sono piaciuti eccessivamente. Io sono una fan dei book fino al terzo, dal terzo in poi, a parte alcuni punti che mi sono piaciuti molto dei libri seguenti, secondo me vanno un po' incalando, e questo qua secondo me è il migliore, cioè City of Bones, Città di Ossa, è quello che mi ha fatto amare la saga, il quirky Jake che poi è cambiato tanto, tutti i personaggi, le loro vite, i principi, cioè mi ha fatto tornare un po' bambina, quindi quasi quasi lo riproporrei. Per quanto riguarda le serie TV, per chi non lo sapesse, nonostante io sia un po' in ritardo, me ne rendo conto, a parte Game of Thrones, che al momento comunque stava essendo un po' lentino, e adesso ha ingranato molto di più, e che comunque resterà per sempre uno dei miei preferiti del mese perché Game of Thrones. Sono molto 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 coinvolta in American Horror Story, che non avevo mai avuto l'opportunità di guardare seriamente, poiché avevo visto solo la storia di Tate e Violet su YouTube. Mi sono messa con un mio amico qui qua a guardarle tutte le serie. Porca puttana, quelli sono gli stessi creatori di Glee. In ogni caso, cioè io rimango colpita, a parte le colonne sonore, l'estetica di come è girato, ogni shot è un orgasmo agli occhi, non lo so, a me piace da morire come l'hanno girato, non so chi sia il direttore della fotografia, ma hail to you, è tipo... è meraviglioso, gli attori sono fantastici, le trame raggiungono dei picchi di malato che io e il mio amico a un certo punto dobbiamo spegnere l'episodio e metterci a guardare Adventure Time, che tra parentesi anche Adventure Time resterà per sempre uno dei miei preferiti del mese. Adventure Time per sempre, forever and ever, io sono innamorata di Adventure Time, sono innamorata di Gunther e basta, è la meraviglia. Ma tornando all'American Horror Story, le trame, gli intrecci, i personaggi, alcuni sono veramente inutili, non ne frega un cazzo, però mi sta piacendo tantissimo e mi ha fatto scoprire gli Unknown dei Fleetwood Mac, ma non importa. Quindi American Horror Story. Altro consiglio che posso darvi è la serie TV Residue. Residue è una serie TV ambientata in questa città dove durante il Capodanno è esploso un qualcosa che ha reso quest'area della città tutta nera. È stata messa in quarantena, la maggior parte della gente è stata fatta evacuare, però non si sa perché non la rendono di nuovo agibile, così colà. Praticamente c'è questa forza nera, questo residuo in questa parte della città, che rende ogni tanto, cioè si impossessa della gente e rende la gente violenta a caso e ammazza la gente.
cioè questi qua diventano violenti e si ammazzano dopo, quindi ammazzano qualcuno e poi si ammazzano loro, ed è molto malata come idea in sé. E c'è una fotografa che riesce a, con la macchina fotografica, ha fotografato a volte questo residue, questa faccia che c'è nel retro. Non è un horror, è un thriller, e tra parentesi la protagonista è Nymphadora Tonks, insomma, dettagli. E un altro personaggio di Game of Thrones, e a me, cioè, wow, è mind blowing, è veramente figa, guardatela, vi prego. Un'altra serie che vi posso consigliare, oltre ad Adventure Time, è Sense8, che l'ho appena cominciata ed è disponibile su Netflix. E... semplicemente è tutto quello che potresti volere da una serie, non so nemmeno come riassumerla, semplicemente dateci un'occhiata, ok? Dateci un'occhiata. Guardate Ex Machina, che è uscito in streaming. Sono in super fermento per Paper Towns, perché non vedo l'ora di vedere quel film. Per quanto riguarda, volevo ringraziare le persone che mi hanno regalato questo, parlava almeno. Oh, c'è un bollino delle vele. Ciubecca! Poi una ragazza è stata così fantastica da realizzare una testa di me, cioè è un ciondolo, ragazzi, è un ciondolo con la mia faccia. Ho addirittura un fantastico quaderno della mappa dei mandrini, almeno cosa posso volere di più dalla vita. Mi sono state regalate un sacco di altre cose, ho una zebra là, ho un TARDIS di carta, ho degli orecchini, ho delle collane, ho di tutto, siete stati fantastici. Sì, queste sono le mie magliette! Sono le mie magliette, mi sono arrivate, questa è una. Se volete comprarle sono, il link è in descrizione nel box qua sotto in ogni caso. E poi c'è questa, e c'è questa, e insomma ce ne sono anche altre, potete guardarle se volete, potete darci un'occhiata là. Cosa posso dire? Grazie mille per aver guardato questo video, ci vediamo al prossimo, quando dovrò fare tutta la parte del resto dei miei preferiti, che sono tanti, era troppo per farlo tutto in un video. Ci vediamo presto, grazie mille per aver guardato questo video, e tra 6 giorni vado a Barcellona, cercherò comunque di riuscire a caricare dei video, farò sicuramente dei vlog a Barcellona, farò un video del vlog di Barcellona, e niente, tutto qua penso, ok? Bene, ci vediamo e via! Hola bestiole! Sono tornata in tempo perché oggi è una giornata meravigliosa, infatti sto usufruendo della finestra